Ciao a tutti, io sono Francesco e benvenuti in questo nuovo devlog dedicato a Geremia. Oggi torniamo ad analizzare i reparti dello sviluppo che hanno permesso a Geremia di vedere la luce. Nello specifico parliamo di environment e 3D art. Per farlo è venuto a trovarci Valerio La Rosa, del team di Geremia. Benvenuto Valerio. Ciao Francesco, grazie per l'invito. Grazie a te. Allora, sei pronto? Cominciamo. Cominciamo col presentarci ai nostri spettatori. Dici di più di te e sul tuo ruolo nel team di Geremia. Beh, come spesso accade nelle aziende che sfruttano metodologie agile, il mio ruolo principale di environment artist spesso veniva meno. Mi è capitato di compiere vari task durante il percorso con Gameful, anche non inerenti alla gestione dell'ambientazione. Questo non toglie che ho apprezzato molto il tempo passato con il mio team e trovo che collaborare alla ricerca di qualcosa di più grande sia fantastico. Sentirsi un membro attivo del team e passare le giornate a produrre asset e qualsiasi altra cosa che abbia il fine di raggiungere il goal comune è molto entusiasmante. Da dove hai tratto ispirazione per gli ambienti di gioco? Come qualsiasi altro artista parto sempre da una moodboard, ma ancora prima di questo ti viene indicata una direzione sia dal tuo supervisore che dai game designer. Ancora prima di lavorare a un blockout, l'environment arts insieme agli altri componenti del team fanno brainstorming su cosa bisogna lavorare. Nel caso di Geremia, quando arrivammo, ci venne posta un'idea, quindi era già chiaro che dovevo lavorare in una foresta oscura. Come si è svolto il tuo lavoro in questo progetto, quindi? Si parte con la moodboard, dove si definiscono tutte le reference necessarie al progetto. La moodboard è il modo perfetto per comunicare al team e ai tuoi supervisori cosa vuoi progettare, ancora prima di averlo ideato. Quindi questa deve essere molto dettagliata, perché da qui si decide su cosa si lavorerà nei mesi successivi. Dopodiché si lavora a dei concept e si comincia il blockout che deve rispecchiare il progetto planimetrico dei game designer. Usando i placeholders, l'environment artist mette in moto le idee del game designer per creare una mappa fluida negli spazi e nelle varie interazioni tra il giocatore e il livello. Quindi nel suo piccolo gestisce sia la verticalità che le distanze che il giocatore compie per arrivare da un punto ad un altro. Dopo aver finito ciò, si torna a leggere il piano fatto con la moodboard, che servirà appunto per velocizzare il workflow successivo, ovvero il polishing dell'intero livello. Ogni placeholder viene sostituito con i modelli verticali e rimontato. Una volta finalizzato il processo di verticalità del livello, si lavora a comporre al meglio il tutto. Una volta fatti gli ambienti, il tuo lavoro si è concluso? Oppure sei dovuto intervenire durante il periodo di sviluppo? Diciamo che una volta finito di comporre l'ambientazione, vengono sempre cose fuori, cose da rifinire o nuove idee da aggiungere. Comunque dopo la conclusione del montaggio viene l'illuminazione definitiva del livello, che porta l'ambientazione all'apice dello sviluppo. Io, sempre essendo un membro del team, ho il compito di rendermi disponibile per qualsiasi genere di task, nel caso fosse richiesto aiuto o mancasse qualcosa da aggiungere in game. Quali sono le difficoltà maggiori che avete incontrato durante il progetto? La mancanza di personale spesso ci metteva di fronte ad eseguire task che non ci appartenevano, limitando la nostra possibilità di concentrarci sui nostri ruoli. Abbiamo dovuto arrangiarci per fare il possibile. Per il progetto hai lavorato solo su Unreal o hai usato anche altri software? Qualsiasi software di modellazione per creare asset 3D è utile per lavorare a questo genere di progetti. Dopodiché consiglierei di acquistare le licenze della suite Adobe per eseguire le texture dei modelli 3D. Se no, in alternativa, trovare soluzioni gratuite come texture.com o Bridge.
Vuoi dare qualche consiglio a chi vorrebbe cimentarsi nell'ambito? Studiate, non fermatevi perché c'è sempre una luce in fondo al tunnel. Ragazzi, siamo giunti alla fine del video, grazie per averci seguito fino a questo punto. Nella prossima puntata torneremo a parlare di Jeremiah Nightfall, raccontando il quarto mese di sviluppo. Grazie ancora a Valerio per essere stato con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e seguiteci su Instagram e Facebook. Se volete supportarci ulteriormente potete mettere nella lista di desideri Jeremiah Nightfall su Steam. Se andate a vedere il link che trovate in descrizione, potete anche scoprire nuove chicche sul gioco. Ci rivediamo al prossimo video e ricordate, seguite sempre la vostra retta via.